Ciao ragazzi, siamo qui oggi per parlare della line-up Asetec. In virtù dell'ultimo video che ho fatto, spero l'abbiate visto, sulla versione 3.0 di RaiseUp, ho pensato di fare un recap di quelli che sono tutti i prodotti di Asetec e fare una piccola guida alla scelta. Visto che ho avuto l'opportunità anche di riprovare la base Invicta, penso che sia proprio il momento di cercare di fare il punto della situazione. Sigla! Ciao ragazzi, come ho detto nell'antefatto siamo qui oggi per riparlare un pochino dei prodotti Asetec e fare una piccola guida anche alla scelta su quali sono le differenze tra le varie serie. Ho avuto la fortuna di riprovare un pochino tutti quanti i prodotti e sono qui un pochino a darvi un piccolo aiuto in quella che potrebbe essere la vostra scelta. E inizierei subito con i loro volanti formula. Come vedete sono praticamente identici nella forma. Cambiano però alcune dotazioni di serie. In primis su tutti la parte della cover frontale. Nella versione la prima è una lamina di metallo, nella versione forte è una lamina di carbonio. Ci sono però delle differenze per quanto riguarda la dotazione di pulsanti encoder. Come numero di pulsanti ce ne sono 12 su entrambi. La differenza è che nella versione forte ci sono dei LED su ogni pulsante che va a illuminarsi sia quando il pulsante è rilasciato e sia volendo potete scegliere un tipo di illuminazione quando il pulsante verrà premuto. Nella versione forte invece ci sono soltanto i pulsanti e non ci sono i LED. Nella parte centrale entrambi hanno 3 encoder rotativi e anche con una parte RGB di illuminazione molto bella, ma anche in questa parte sono praticamente identici. E sempre entrambi hanno 2 funky switch nelle parti laterali. La vera prima differenza è sulla parte di questi rotari. Questi ci sono su entrambi i volanti, ma nel modello forte abbiamo anche questi qui in alto e anche questi qui in basso. Come vedete invece nella versione la prima ci sono delle cover che vanno a coprire quelle posizioni, perché il volante detto esteticamente rimane praticamente identico. Anche la parte della struttura è uguale per entrambi vengono dotati di paddle shifter. La differenza è che il modello forte è possibile aggiornarlo montando un secondo paddle shifter nella parte alta e in più anche le frizioni. Il kit aggiuntivo di paddle shifter costa poco meno di 50 euro, stessa cosa per la parte della doppia frizione. Purtroppo nel modello la prima, anche se ci sono le sezioni dove in realtà si potrebbero montare, in realtà non c'è poi l'elettronica che la va a utilizzare. Su entrambi troviamo sempre compreso nel prezzo il quick release per poterlo montare alla base e ricevere anche la parte di alimentazione. Arriviamo poi ai prezzi. Per quanto riguarda il volante la prima parliamo di 418 euro. Per quanto riguarda il volante forte 681 euro. Come sempre lascio a voi la scelta del modello. Vi parlo anche velocemente di un super gadget che anche ultimamente riprovando i volanti Asher sto provando ed è lo sgancio rapido hub che c'è di Asetec e quindi potrete montare qualsiasi volante anche con lo schermo. E la cosa molto interessante è che la parte USB verrà montata direttamente al quick release rendendolo praticamente wireless. Molto interessante in realtà questo modello perché è quello che ho utilizzato anche per i volanti Asher, che praticamente rende anche invisibile la parte del cavo perché passa tutto nella parte interna e mantiene tutte le caratteristiche molto interessanti di quello che è il quick release di Asetec. Il suo costo è poco più di 160 euro, però è un prodotto dalla tecnologia molto interessante sia proprio per la parte di sgancio rapido, ma soprattutto per la parte elettronica che consente appunto l'utilizzo in maniera molto veloce di qualsiasi volante. Arriviamo adesso a parlare delle basi. Naturalmente se volete le recensioni specifiche le trovate all'interno del mio canale. Parliamo di quelli che sono basi con componenti della fascia più alta che personalmente attualmente conosco. La parte elettronica è gestita con una scheda derivata dal progetto SYNCUBE 2 di cui Asetec ha acquistato le API e infatti alla fine il feeling delle sue basi è davvero molto vicino a quello che è l'esperienza SYNCUBE 2, motivo per cui la metto in tutte le sue versioni nella fascia più alta e soprattutto poi per il fatto che Asetec su tutti e tre i livelli della sua lineup utilizza la stessa identica scheda. Le varie tipologie di motori disponibili sono la prima con 12 Nm, la versione forte con 18 Nm e in più
il mostro qui, la versione Invicta con 27 Nm. Naturalmente la prima scelta che dovete fare è proprio in base alla potenza. L'altro aspetto che differenzia i tre prodotti è lo slew rate, e qui approfitto del fatto che sicuramente più potenza c'è e più di base ci sono accelerazioni, e quindi tendenzialmente una base più è potente più ha bisogno magari di un filtro che possa arrivare a valori più alti di decelerazione, perché dal mio punto di vista aspetto molto importante per riprodurre quello che può essere la sensazione di un'auto vera, bisogna avere delle accelerazioni che sono congrue, cioè avere sì la potenza ma anche accelerazioni dal mio punto di vista un pochino più basse rispetto a quello che questi motori alimentati in un determinato modo possono offrirci. Per quanto riguarda il motore, la prima ha uno slew rate di 4 Nm per metro secondo, per quanto riguarda la versione forte ha uno slew rate di 6,7 Nm per metro secondo, per quanto riguarda invece la versione Invicta sono 9,7 Nm per metro secondo. Naturalmente un motore di questo tipo ha la possibilità di avere delle accelerazioni molto più potenti magari rispetto a un motore più piccolo, però dal mio punto di vista su questo genere di motori probabilmente andrete ad abbassare quelle che sono le accelerazioni. Quando ho provato per esempio il modello la prima ho avuto in proporzione meno necessità di abbassare quelle che sono le accelerazioni. Su tutti e tre i modelli sono montati degli encoder BIS-C da 22 bit che danno la possibilità di avere 4 milioni di posizioni rilevate. Questo è molto importante soprattutto per quanto riguarda l'applicazione dei filtri. Naturalmente ci sono anche dei benefici a livello di force feedback, ma il beneficio più evidente è quello di come vengono applicati i filtri. Più questo numero è alto e più sentite per esempio il filtro della frizione molto fluido e rispecchiante di più quello che è la realtà. E proprio per il fatto che montano la stessa elettronica, lo stesso encoder, naturalmente motori diversi, anche se il modello la prima monta in realtà lo stesso motore che utilizza anche il forte, ci sono la parte elettronica è diversa e sono diversi gli alimentatori, e per la cronaca utilizzano motori MIG costruiti su specifiche Asetec. E un'altra specifica che mi sento di dover fare è che anche nel motore più piccolo non ci sono mai problemi di esagerate temperature. Questo perché in tutte le line-up dei vari brand di solito i motori più piccoli tendono a scaldare molto. In realtà questo di Asetec, il motore da 12 Nm, personalmente arriva sempre massimo a essere poco più di tiepido rispetto ad altri motori che tendono a riscaldare molto. Naturalmente non parlo nemmeno di forte e la prima perché lì scontatamente non ci sono mai problemi. Ma non era scontato per il motore la prima, che ho trovato davvero molto interessante. Altro aspetto che differenzia le tre linee sono la parte delle luci RGB poste sulla base. Nella versione la prima non ci sono, nella versione Forte ci sono solo nella parte alta e nella versione Invicta ci sono sia le 4 nella parte alta e ce n'è anche un'altra nella parte bassa. Altro aspetto molto importante è nella parte dietro. Nella versione la prima abbiamo soltanto la connessione USB Type-C per essere collegata al PC, la connessione di alimentazione e il connettore per il pulsante di accensione che viene fornito insieme alla base. Per quanto riguarda invece la versione Forte e la versione Invicta abbiamo sia il connettore per il pulsante d'accensione, ma abbiamo anche un secondo connettore per il pulsante che va a disabilitare la massima forza. Anche questi hanno tutti quanti la parte RGB di illuminazione. Ma altra cosa molto importante è che nella versione Forte e nella versione Invicta ci sono altre 5 porte USB Type-C con cui potete collegare la pedaliera e altre periferiche, senza andare a intasare quelle che sono tutte le USB del vostro PC. Arriviamo a un altro aspetto importantissimo poi nella fase decisionale ed è il prezzo. La base, la prima, viene 787 euro e dal mio punto di vista in questa fascia di prezzo ha veramente pochi rivali. È dal mio punto di vista veramente il flagship nel mercato delle basi direct drive perché offre una tecnologia che reputo del massimo livello che c'è in questo mondo ad un prezzo davvero interessante. In più anche la forza di 12 Nm la reputo più che ottima, sviluppata in questo modo per probabilmente l'80% dei sim racer, e quindi dal mio punto di vista non si hanno compromessi di nessun tipo a livello di qualità di force feedback ad un prezzo sicuramente non popolare, ma sicuramente il prezzo più basso per poter godere di questo genere di tecnologia. Questo, ragazzi, è il mio pensiero. Invece per quanto riguarda la base Forte, 1124 euro. Naturalmente è una fascia di prezzo che comincia a comprendere anche altri prodotti di buona qualità,
Naturalmente mi sento sempre dire che qui siamo sulla massima qualità disponibile e poi c'è tutto un ecosistema dietro a cui molti sono interessati. Naturalmente potete però configurare questo genere di basi con tutte le periferiche che più preferite. Puoi configurarle nei bundle, naturalmente in tutte e tre le versioni, abbassa ulteriormente i prezzi che vi sto dicendo, poi c'è anche un mio piccolo codice sconto che trovate qui sotto del 5% che rende dal mio punto di vista ancora più appetibili quelli che sono i prezzi singoli, ma soprattutto dei bundle. E in questo caso un plus che mi sento di dire è proprio con l'hub universale che consente di montare qualsiasi volante esterno a quello che è il mondo Asetek e renderlo praticamente super compatibile con quelle che sono queste basi, e questo potrebbe essere un aspetto molto interessante nella valutazione. E per ultima la base Invicta, 1624 euro. Comincia ad essere un prezzo importante per avere praticamente il top di gamma della serie Asetek. In questa fascia di prezzo ci sono moltissimi brand che potete scegliere. Naturalmente mi sento sempre di dire che in questo caso stiamo parlando di quello che è il top della tecnologia per quanto riguarda la parte meccanica ed elettronica. E quindi a questo punto, ragazzi, aprite il vostro portafoglietto, andate a vedere quanto avete disponibile e fate la vostra scelta, perché quella rimane sempre a voi. Io l'unico aiuto che vi posso dare è questo piccolo codice sconto che trovate qui sotto in descrizione, e naturalmente, ragazzi, la decisione rimane sempre a voi. È l'aspetto più importante. Naturalmente io il consiglio che do è cercare sempre di scegliere in funzione delle vostre possibilità, perché quello per me deve essere il punto cardine, e in funzione di quello andate a scegliere quello che è il prodotto migliore per voi. Naturalmente per quanto riguarda Asetek mi sento sempre di sottolineare il fatto di essere sulla fascia più alta di quello che è l'esperienza che si può avere nel mondo Direct Drive. Ringrazio come sempre Asetek per credere nel mio canale, per darmi la possibilità di recensire i suoi prodotti, e ragazzi ci vediamo al prossimo video. Ciao!